Benvenuti o bentornati nel mio canale YouTube. Questo video, questa volta, a differenza degli altri dove parlavo di programmazione PLC e di molti altri argomenti, ritorno sui circuiti elettrici, sull'utilizzo del software della National Instrument Multisim, una piattaforma dove possiamo realizzare dei circuiti elettrici e elettronici e testarli con delle simulazioni. In particolare, questo video riguarderà gli strumenti di misura, non tutti quelli che ha a disposizione Multisim, ma per adesso vedremo l'amperometro, il voltmetro, il multimetro, le sonde e degli esempi applicativi. Il video sarà poi tradotto in inglese dall'intelligenza artificiale, ma comunque andiamo a vedere alcuni aspetti che riguardano questi strumenti di misura. Cominciamo dal voltmetro e dall'amperometro. Ecco, per chi non sapesse che tipo di strumenti sono, ho scritto in maniera abbastanza stringata a cosa servono questi strumenti. Il voltmetro è uno strumento per misurare differenze di potenziale, cioè tensione elettrica, fra due punti di un circuito elettrico. L'unità di misura ovviamente è il volt. Per quanto riguarda l'amperometro invece è uno strumento che misura l'intensità della corrente elettrica che scorre in un circuito, misurata in ampere o multipli o sottomultipli come il milliampere. Essendo multisim in lingua inglese, nel nostro piattaforma di simulazione sono chiamati non voltmetro o amperometro, ma li troveremo come voltmeter e ammeter, che sono questi due simboletti qua. Invece questi sono dei voltmetri e degli amperometri, tra i moltissimi che abbiamo in commercio, ne ho presi questi due. Come inserirli nel progetto? Andiamo a vedere. Sono accessibili dal menu Place, trovo Component e quando sono all'interno del component trovo Place Component, trovo quello che sono i miei indicatori. Vado a cercare tra tutti quanti, seleziono il gruppo, vado a cercare, scusate, sono andato una pagina avanti, vado sugli indicatori e sugli indicatori metterò voltmetri, ammeter, voltometri, amperometri, sonde, eccetera. Quindi posso scegliere i miei vari strumenti di misura. Ecco qua un'altra immagine, il voltometro e l'amperometro. Posso scegliere in questa formazione sia l'amperometro, il voltmetro che l'amperometro, sia con i poli, con i due ingressi, invece di essere orizzontali, verticali. Cliccando due volte sullo strumento appare la finestra delle proprietà di questo oggetto, del voltmetro, e anche su questo quello dell'amperometro. Parliamo adesso del multimetro in inglese, quindi per il nostro software è multimeter. È uno strumento di misura ovviamente elettronico che integra diverse funzioni. Invece di misurare solo volt o solo ampere, con il multimetro possiamo misurare volt, ampere, ohm e anche decibel in un unico strumento, in un'unica unità. In questo caso questo è quello fisico. Ovviamente nel nostro software, dove noi andiamo a trovare il nostro multimetro? Vado a trovarlo, come vediamo nell'immagine a fianco, sulla finestra c'è la barra degli strumenti, dei tools, dove il primo in alto è il multimetro. Vado a cliccargli e poi lo porteremo direttamente nella finestra di costruzione del circuito. Una volta che l'oggetto è stato sistemato, appare come quello nella finestra sottostante con la scritta XMM1. Se clicchiamo sopra lo strumento, appare questa finestra che serve per impostare che tipo di misura vogliamo realizzare. Se vogliamo misurare gli amperi, i volt, la resistenza, i decibel in corrente continua e in corrente alternata. Cosa troviamo all'interno, cliccando sul set? Troviamo il setting interno del multimetro.
come possiamo vedere qui. Questi sono già preimpostati, non bisogna assolutamente, cioè è meglio lasciarli stare come sono. Quelle indicazioni fornisce questo strumento? Cioè abbiamo resistenza, ammeter e la resistenza interna dell'amperometro, quando lo usiamo come amperometro, che deve essere piccola. Ecco, infatti qua vediamo la misura molto piccola. Voltmetro, la resistenza del voltmetro è la resistenza interna quando lo usiamo come voltmetro, che invece deve essere grande, vediamo che è 1 giga ohm. Poi abbiamo la corrente dell'ometro, del misurare gli ohm, la corrente attraversata, devo scriverlo unito, ma vabbè, è un neologismo, dalla resistenza sotto misura. Ed infine abbiamo il valore relativo in millivolt dei decibel. Indica il valore di tensione considerato a 0 decibel, il valore di default è quello che leggiamo, 774, millivolt, e determina una potenza di 1 millivolt su un carico di 600 ohm. Quindi di default il valore letto in un in questa decibel. Finiamo con le sonde, o in inglese probe, l'ultimo strumento che vedremo quest'oggi ed è disponibile per misurare anche qui volt, ampere, ohm, ma inoltre possiamo anche misurare la potenza. Dove li troviamo? Li troviamo in alto sulla barra degli strumenti, oppure cliccando sul menu Place troviamo Probe e troviamo gli stessi componenti. Per concludere questa parte introduttiva, poi vedremo come utilizzare questi strumenti. Quali sono le sonde disponibili? Sono 5 come vediamo nell'ordine. Abbiamo una sonda per la tensione, una per la corrente, una per quanto riguarda una sonda digitale on-off, una dove è scritto REF1 che va a misurare la tensione di riferimento e poi quella con la W è la sonda di potenza. Per quanto riguarda quella di tensione e di corrente, queste sonde possono misurare ovviamente sia la tensione e la corrente o anche entrambe. Quella invece digitale misura il valore dello stato digitale. In una simulazione interattiva il simbolo si aggiorna se il risultato è on, off o se è sconosciuto. Se è on è 1, se è off è 0, se è sconosciuto x. Per quanto riguarda la misurazione della tensione differenziale, possiamo farla utilizzando due sonde di tensione, uno prima ad esempio nella prima immagine a sinistra, uno prima della resistenza e uno dopo la resistenza, e quindi possiamo misurare la tensione differenziale. Per quanto riguarda la potenza è l'ultima, la quinta a destra, la quinta quindi con una sonda che riguarda la potenza, misura la potenza dissipata o generata da un componente. Invece per quanto riguarda la sonda di riferimento, la quarta da sinistra, questa è un'alternativa al posizionamento di una coppia di sonde. Invece di mettere una sonda prima e una sonda dopo il nostro punto di misura, ad esempio la nostra resistenza, possiamo mettere direttamente una sonda di riferimento. Ecco, detto velocemente questa introduzione, adesso passiamo sul multisim e vedere come utilizzare questi strumenti per misurare quello che ci serve nel nostro circuitino. Eccoci nell'ambiente di costruzione e di realizzazione dei nostri circuiti. Vado a prendere i componenti, vado a cliccare sopra Place Component per cercare i componenti, oppure nella barra qui trovo, vedete, Place Source, sorgenti, Power Source, mettiamo che voglio una corrente continua, quindi vado a metterlo qui, poi vado a prendere un ground, ok, perché devo chiudere il tutto, e poi vado su Place Component, devo cercare Power Source, oppure invece di sorgenti, se mi servono vado su Basic e su Basic trovo le mie resistenze, i miei condensatori, i miei induttori, oppure molto più semplicemente vado a prenderli qua. Basic, prendo una resistenza, posso prendere quella che voglio, tanto poi posso modificare il valore.
metto una resistenza, ne metto anche un'altra, ok, così, e chiudo, vado a sistemare il mio circuitino, lo ingrandiamo un attimo, eccolo qua. C'ho il mio circuitino, ovviamente ho necessità di sapere la corrente che circola in questo circuitino. Allora, cosa devo fare? Mi servono i miei strumenti. Allora, per i miei strumenti vado a prendere, ad esempio, il mio, eccolo qua, indicatori, c'ho il voltmetro, c'ho l'amperometro. Prendo l'amperometro, vedete che ho ingresso più a sinistra e l'uscita meno a destra. Oppure ho anche il contrario, dove c'ho meno a sinistra e più a destra. Dipende da quello del modello che mi serve. Prendo questo qua e lo metto, ad esempio, qui. Ne prendo un altro e lo metto qua. Va bene, così per adesso. Devo evitare di fare un errore fondamentale che si fa le prime volte che se si conosce bene l'argomento non si dovrebbe fare questo errore. Cioè non deve essere collegata in questo modo perché la corrente passa attraverso lo strumento ma va anche direttamente alla resistenza. Se voglio misurare bisogna che lo strumento sia messo insieme, oppure posso fare anche così, nel senso dice ma ok, e una volta che ho collegato vado a eliminare questa, quindi in pratica l'ho messo così. Faccio lo stesso per questo. Lo mando in simulazione. Questo qua, anche questo sono il valore della corrente che ho in questo punto del nostro circuito in milliampere e in milliampere. Naturalmente se vado a modificare questo valore corrente continua e faccio 24 volt, giustamente questo è il nuovo valore ovviamente che abbiamo adesso nel circuito ed è il valore invece di milliampere me l'ha indicato direttamente in ampere. La stessa cosa se vado a modificare il valore delle resistenze, ovviamente mi cambia l'indicazione. Sul valore invece di un K metto 2K e qua invece di 1 metto 4. Ok, andiamo a rimandarlo in simulazione. Ovviamente i valori vanno cambiati, ma vediamo adesso in che modo invece inserire il voltmetro in questa situazione qua. Vado su Place Indicator e prendo un voltmetro. Ecco. Posso metterlo direttamente qui e close e lo metto prima delle due resistenze, prima della resistenza e dopo la resistenza. Andiamo a vedere la misurazione della tensione. E mi trovo una tensione di 8 volt. Naturalmente se vado a cambiare di nuovo questi, li riporto come prima, si mi dice che mi consiglia di bloccare prima la simulazione, prima di operare con i cambiamenti, ok, con le modifiche al valore. Ecco, mi trovo 12 volt. Bene, quindi questo è il modo di introdurre, di misurare, di utilizzare un voltmetro
e questo invece è quanto riguarda l'amperometro. Vediamo adesso le sonde. Bene, allora li prendo direttamente dalla barra degli strumenti, li prendo direttamente di qua, ma come dicevo posso prenderle direttamente da Place, Probe e mi trovo lo stesso menu che ho qui. Adesso tolgo un attimo il voltmetro, ricordando, faccio così, lo porto più in alto, ecco, e prendo questo del volt e ne porto uno qui. Ovviamente qui mi deve dare un valore di 24 volt. Prendo un'altra sonda e la porto qui, ovviamente qui ho ancora 24. Dopo questa resistenza dovrei trovarmi lo stesso valore che mi trovo qui, cioè 12 volte e così via. Questo è il modo in cui vado ad usare queste sonde. Per eliminarle basta selezionarle e premere cance. Se invece voglio vedere la corrente, le porto qui, la mollo, ecco, vedete che mi dice 12 mA. Prendo un'altra, la metto, forse dovrei fare un po' di spazio, eccolo qua, la porto qui, anche qui ovviamente 12 mA. Voglio vedere la potenza, ecco qua, power, la porto direttamente sulla mia resistenza e mi dice 144 mW. Così posso fare direttamente una misura anche della potenza. E poi ci sono anche le altre. Va bene, abbiamo visto quindi l'utilizzo delle sonde e dell'ammeter e del voltmeter. Andiamo a vedere invece l'ultimo, che è quello relativo al nostro multimetro. Quindi interrompiamo un attimo, vado a togliere queste sonde, vado a togliere tutto quanto, ecco, vado a riportare tutto come prima, quasi. Ecco, per quanto riguarda invece questo, vado a toglierlo. Ad esempio posso mettere un altro componente su queste qua basic, invece di mettere una resistenza andiamo a mettere un induttore, va bene uguale, lo mettiamo qui, lasciamo spazio per gli strumenti, close, vado a prendere anche un condensatore, è un condensatore hollywoodiano, no scusate ho sbagliato, condensatore, ecco capacitor, eccolo qua, lo mettiamo qui, questo è un elemento capace, è un capacitore. Ecco, facciamo così, chiudiamo il tutto. Bene, vado a prendere un multimetro, eccolo qua, lo porto, ad esempio qui, e vado a collegare il più dopo il positivo e il meno lo collego direttamente alla linea che va sul ground. Lo mando in esecuzione, ecco qui mi fa vedere corrente continua o corrente alternata. Corrente continua, qui ho sempre 24 volt. Se voglio vedere invece la corrente lo porto qua, di corrente mi trovo 16 ampere. Giustamente per la legge di Ohm I è uguale a V fratto R, 24 diviso 1,5, abbiamo 16 ampere, mentre le volt ovviamente sono 24. Bene, dopo aver visto questo, vediamo cosa succede se vado a cambiare il mio generatore di tensione. Invece di averlo in corrente continua, lascio stare, tolgo un attimo il generatore, vado a prenderne un altro. Eccolo qua, AC Power. Completiamo
i collegamenti, lo lascio a 120. Questo è perché il modello americano già lo fa a 60 Hz, ma facciamo per noi, mettiamo a 224 volt, 240 volt. Ok, anzi facciamo 200, 220, dai, non se ne parli più. Lo mandiamo in esecuzione. Ovviamente qui non devo lasciarlo in corrente continua, devo metterlo in corrente alternata ed ecco, vedete che mi fa vedere il valore dei volt 219 o insomma 220. Se vado a vedere gli ampere, 146 ampere, perché ovviamente la regola è sempre, la legge di Ohm è sempre quella, quindi in questo modo ho visto in che modo posso utilizzare il multimetro per realizzare questi circuitini. Se vado a prendere ad esempio l'amperometro e lo porto qui, essendo in corrente continua, ovviamente la corrente alternata ovviamente continua a cambiare perché c'è l'onda positiva, l'onda negativa è tutta un'onda, fa venire il mal di mare e quindi è meglio evitare. Per chi soffre il mal di mare vado a spegnerlo oppure ok, faccio così. Bene, facciamo l'ultima cosetta, questo lo togliamo, questo lo tolgo, tolgo questo, tolgo il mio induttore, la mia resistenza, tolgo un attimino anche questa, tolgo anche questa e questa qui faccio così, la ruotiamo 90 gradi clockwise. Ecco. La metto così, le chiudiamo così, vediamo se il mio circuitino, il componente ce l'ho in questo modo, quindi potrei ruotare anche questo 90 clockwise, ovviamente perché il più col più, il meno col meno, e vado a collegarlo qui da febbraio e qui lo lanciamo. Eccolo qua, i volt. Chiudiamo un attimo e vediamo un altro tipo di collegamento. Invece di collegarlo così potrei anche collegarlo in quest'altro modo, non cambia niente. Cioè prima e dopo la mia resistenza. Rilanciamo il programma. Eccolo qui, prima e dopo la mia resistenza. Gli ampere non sono, perché non è il giusto modo per collegarlo. Bene, togliamo un attimo questo componente. Sì, se non è bloccato non succede niente. Tolgo questo componente e riporto tutto come era prima un attimo. Quindi questo qui lo ritorniamo come era prima. Mettiamo su, questo lo togliamo. E ad esempio portiamo un'altra resistenza. Faccio così. CTRL C, CTRL V, questo qui la ruotiamo, senso orario, ho ruotato solo il testo, allarghiamo un attimo che si vede meglio, ecco, facciamo così, colleghiamo tutto quanto e vediamo di mettere gli strumenti, quindi vado a prendere il mio multimetro. Come dicevamo, se devo misurare la corrente, no, CTRL Z, devo togliere
un po' di spazio, altrimenti non lo vedo. Devo togliere questo trattino qua. Vediamo cosa succede. Ecco, lo mettiamo in corrente alternata e andiamo a vedere gli ampere. Corrente alternata. Eccolo qua. Ogni tanto fa quello che gli piace. Comunque questi sono i valori della corrente alternata in corrente alternata. Andiamo a vedere come misurare i volti invece su questa resistenza. Prendo lo stesso componente così evito di prenderlo sul... Potrei ruotarlo, anzi lo ruotiamo per fare clock. E misuriamo la tensione tra questi due punti, prima e dopo la resistenza. Vediamo. Questo lo chiudiamo, vado ad aprire questo qua, i volt. Ecco qua, ho dei 329 nanovolt. Andiamo a vedere invece se invece della corrente continua vado a mettere la corrente alternata, metto corrente continua. Place component, vabbè, eccolo qua. DC power, DC qualche cosa. L'importante è che DC close, allarghiamo. Ecco, andiamo a aumentare un po' il valore delle resistenze, poi mettiamo un 5 ohms e qua lasciamo 1,5. Ovviamente bisogna adesso regolare su corrente continua, a volte non 1,84 ampere li trovo da questa parte. E per quanto riguarda la tensione ovviamente è in corrente continua perché prima era in alternata, ho 2, quasi 8 volt. Quindi abbiamo visto con questo video come utilizzare questi strumenti di misura e prossimamente nel prossimo video vedremo come poter misurare la potenza non semplicemente con la sonda ma utilizzando direttamente un wattmetro e vedremo anche come utilizzare un oscilloscopio. Vi ringrazio per la visione del video, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale dove trovate esercizi, esempi su circuiti elettrici, elettronici con molti sim, ma molti video relativi alla programmazione del PLC, Siemens e molto altro. Grazie e buona continuazione con la visione del vostro YouTube.